Ho fatto le cotolette. Un'offerta che non si può rifiutare. Quando avevo solo 9 anni, i miei zii mi regalarono una PlayStation 2 con vari giochi e tra questi c'era quello del Padrino. Scoprì poi più tardi che questo videogioco era tratto da un film, quindi immaginate un bambino di soli 10 anni che per la prima volta guarda quello che per lui rimarrà fino ad oggi il suo film preferito. La trilogia del Padrino, diretta da Francis Ford Coppola, è basata sul romanzo scritto da Mario Puzo. Ambientata dagli inizi del Novecento fino alla fine del secolo, narra la storia di una famiglia, la famiglia Corleone. Il Padrino parte 1 è quello più amato. Il Padrino parte seconda, quello più premiato, e il Padrino parte terza, quello meno amato ma fondamentale per chiudere un ciclo. Prima di poter parlare di come Coppola fu ingaggiato per girare la trilogia del Padrino, dobbiamo concentrarci sul periodo storico degli anni 60. L'industria hollywoodiana non stava attraversando un periodo bellissimo, anzi aveva dei gravi disastri economico-giudiziari anche a causa della concorrenza della TV, che era sempre più forte. I produttori decisero di puntare sui nuovi registi come Scorsese, Cimino, De Palma e Coppola. La Paramount aveva bisogno di un successo e lo ottenne con Love Story. La genialità fu quella di prendere il romanzo più venduto all'epoca e di farne un film. Ma Love Story non era l'unico romanzo best sellers dell'epoca, anzi ce n'era un altro, era quello di Mario Puzo, Il Padrino. Ma c'era un problema. Diversi registi che venivano ingaggiati per dirigere il film decisero di non farlo. Anche Sergio Leone, che era stato ingaggiato, rifiutò l'offerta, dato che per lui era interessante il libro, ma esaltava troppo la mafia. Coppola aveva fatto solo 3 film e quando gli venne proposto di fare Il Padrino lui inizialmente rifiutò, ma poi accettò ad una condizione: non doveva essere solo un film su bande di gangster, ma più una cronaca familiare, una enorme metafora del capitalismo in America. Coppola è un regista che si apprezza soprattutto perché è riuscito a fare quello che si era prefissato per Il Padrino senza dover scendere a patti con la produzione. Ebbe però parecchi problemi con la produzione, soprattutto sulla scelta del cast. Quando Francis lesse il romanzo aveva già chiaro chi dovessero essere gli attori che dovevano prendere parte al film. Disse alla produzione: Marlon Brando farà il ruolo di Don Vito Corleone. Ma la produzione, appena sentì dire il nome di Marlon Brando, disse: Marlon Brando non farà mai un film della Paramount, a causa del fatto che l'attore avesse già avuto grossi problemi economico-giudiziari. Fu poi un provino a convincere la Paramount. Una leggenda da sfatare è quella che Brando utilizzi del cotone all'interno del film per modificare i tratti del viso. Il cotone lo utilizzò davvero, ma durante uno dei provini, perché per il film Brando utilizzò un vero e proprio apparecchio costruito da un dentista. Coppola non riusciva ad immaginarsi un Michael diverso da Al Pacino, nonostante nel libro il personaggio di Michael fosse un uomo alto, biondo e con gli occhi azzurri. Questa scelta non piacque alla Paramount, dato che Al Pacino non era un attore conosciuto all'epoca. Dopo l'ennesimo provino deludente, Al Pacino maturò l'idea di abbandonare il progetto e abbandonare il set, dato che non riusciva a lavorare in un ambiente in cui non veniva neanche apprezzato. La Paramount continuò a fare provini, provinò addirittura James Caan, che poi prese il ruolo di Sonny, il fratello di Michael Corleone. La Paramount però dovette cambiare idea dopo aver visto la scena dell'omicidio di Sollozzo girata quel giorno, dove Al Pacino dimostrò grandi capacità attoriali. Immaginate ora se James Caan avesse preso il ruolo di Michael Corleone, sarebbe stato un Michael Corleone totalmente diverso. Una piccola curiosità riguardante i vari casting è quella che Robert De Niro anche fece un provino per il ruolo di Sonny, però non venne ingaggiato. Colpì comunque Coppola, tanto da essere ingaggiato per il sequel
Padrino parte seconda, dove interpreta Don Vito da giovane. La fotografia nella trilogia venne affidata a Gordon Willis, il quale per raccontare una storia italiana va a riprendere la pittura del Seicento italiano mischiandolo con noir americano, quindi con forti chiaroscuri. In questo caso gioca tra netti contrasti, quelli tra luce ed ombra, che hanno una funzione prettamente narrativa. Alla luce infatti si svolgono le scene più positive, come il matrimonio di Connie, mentre all'ombra i fatti più oscuri, come nell'ufficio di Don Vito, dove la luce è talmente fioca tanto da non riuscire a vedere i suoi occhi, quasi come a volere nasconderli, per non mostrare nessun tipo di fragilità. E questo contrasto tra buio e luce, tra corrotto e puro, tra criminalità e famiglia, è presente in tutti e tre i film. Un'altra curiosità che potrebbe interessarvi è l'utilizzo di un frutto, le arance. Le arance compaiono in scena preannunciando una morte violenta. Se dovessi dirvi qual è la mia colonna sonora preferita, non avrei dubbi nel dirvi che è quella del Padrino. Nino Rota, famoso per aver composto le colonne sonore dei film premiati di Federico Fellini, in questo film riprende un tema musicale già scritto in precedenza per un altro film, Fortunella, del 1958, diretto da Edoardo De Filippo. Il tema principale del Padrino ha anche una versione cantata, conosciuta col nome di Parla più piano, ma c'è un'altra versione cantata in dialetto siciliano, conosciuta col nome di Brucia la terra, cantata da Anthony Corleone nel terzo film. Coppola ha coinvolto all'interno della trilogia buona parte della sua famiglia, sua sorella Talia nel ruolo di Connie, sua figlia Sofia nel ruolo di Mary Corleone e infine suo padre. Suo padre era un grande compositore e quindi scrisse la colonna sonora del secondo film insieme a Nino Rota, vincendo addirittura un Oscar, mentre invece per il terzo film compose interamente la colonna sonora Carmine Coppola. Carmine Coppola era un direttore d'orchestra e suo figlio Francis lo seguiva in gran parte dei teatri dove andava ad esibirsi. Lui quindi rimaneva affascinato dalle opere che il padre portava a teatro, quando rimase affascinato da un'opera importante che è Cavalleria rusticana di Mascagni, talmente importante per Francis da inserirla nel terzo film, dove il figlio di Michael, Anthony Corleone, deve fare una rappresentazione di Cavalleria rusticana. La Cavalleria rusticana accompagna gli ultimi momenti della trilogia, quando Anthony Corleone è alle prese con la Cavalleria rusticana, ma la vera tragedia si svolge all'esterno del Teatro Massimo di Palermo, sulle scale, con la morte di Mary Corleone. Eppure possiamo dire che ci sono delle analogie tra il finale del terzo atto e la Cavalleria rusticana. Proprio come quando ammazzano la signorina Maria, qualcuno grida "hanno ammazzato la signorina Maria", proprio come in Cavalleria rusticana, dove qualcuno grida "hanno ammazzato un pare Turiddu". Ma un'altra analogia è quella di Connie. Connie alza il velo sulla sua testa, proprio come fa la madre di Turiddu all'interno di Cavalleria rusticana. Qui ci viene mostrato l'urlo in apnea di Michael, che guarda davanti ai suoi occhi morire l'unica speranza e forse per la prima volta comprende cos'è davvero il dolore. Lui muore lì, sulle scale di quel teatro, con sua figlia. Difatti, pochi minuti dopo ci viene mostrata la sua di morte, come se tutto quello che fosse avvenuto tra la morte della figlia e la sua non avesse importanza. A Michael non resta che morire da solo e a noi non resta che piangere guardandolo ballare con le donne della sua vita.